nome del progetto, la COT, per spiegarlo serve almeno capire uno dei tipi di lavoro che faccio. Vado a facilitare e supportare l'implementazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in Nord Uganda, cioè mi occupo di lavorare con dei team locali che supportano le comunità in fase di sviluppo, aiutandoli nel trarre una massima efficacia da alcuni progetti che stanno seguendo. Nell'aprile 2016 sono appunto andato in visita nel Nord Uganda e in uno degli accessi che seguivo per lavoro ho visitato una tribù locale di persone sieropositive che hanno ricevuto attraverso un progetto di microcredito una quota da utilizzare per avviare attività imprenditoriali, per cui attraverso un circolo virtuoso avrebbero dovuto poi far partire delle occasioni concrete per migliorare la qualità della propria vita e la propria situazione socio-economica. In un momento di chiusura della visita mi è stato proposto di ricevere un nome nella lingua locale, Acholi. Lì il nome è sia il nome della tribù che il nome personale, ma anche un nome intermedio che è quello che veicola un po' i significati che sta vivendo la tribù in quel momento. E il nome che mi è stato dato è il nome Lakot, appunto, e il significato che mi è stato dato è quello di uomo che porta la salvezza. Poi sono tornato altre 2 volte in quella parte del mondo e ho continuato a chiedere ma quindi Lakot cosa vuol dire, proprio perché volevo anche raccogliere quelli che potevano essere dei significati diversi che venivano da quel nome. E mi è stato detto da diverse persone che intanto è un nome femminile, assolutamente femminile, e poi che è un nome che può significare qualcosa di cattivo, qualcosa di negativo che sta per succedere, ma anche un nome non necessariamente che porta alla salvezza, ma positivo in generale. Quindi vorrebbe dire la persona femminile che nasce durante la stagione delle piogge, e questo è un tipo di connotazione del nome che mi piace molto perché è denso di contraddizioni, anche nell'applicarlo come nome del progetto, perché è un nome femminile, ma comunque è un nome che porta con sé il significato che una popolazione dà a un momento che succede regolarmente nel corso dell'anno, la pioggia, che può essere sia chi ti fa nascere il nuovo raccolto che ti darà da mangiare, ma anche quella che ti spazzerà via la famiglia, la casa, e quindi può essere qualcosa che ha una valenza molto ampia in base a quello che sta succedendo in quel momento. La scelta del piano come strumento per me è stata molto comoda a livello espressivo, anche per delle questioni personali. Quando sono stanco la sera, ho bisogno di rilassarmi, le possibilità si restringono, e una cosa che mi piace molto fare è mettermi in cuffia e suonare per conto mio, e questo mi dà un range di possibilità comunicative con me stesso in quel momento che è un po' più alto rispetto a quello che posso fare con il basso, che è magari lo strumento con cui la gente mi vede più spesso dal vivo, ma anche in studio se vogliamo. E quindi da una parte è una cosa che mi piace fare anche per rilassarmi, dall'altra è uno strumento molto potente in termini espressivi, e anche è uno strumento che, siccome ho ripreso a studiarlo da non molto tempo, mi ha dato molti stimoli per crescere, per svilupparmi come musicista. Quindi anche, stante che il tutto partiva anche un po' come una sfida personale, mi sono detto perché non farlo con il piano. E fra l'altro c'è una piccola curiosità che mi stavo quasi per dimenticare, appunto. Il terzo brano aveva una parte iniziale solista con il basso, che poi ho riscritto con il piano e non esiste più a livello bassistico, e il risultato finale mi piace molto. Dal punto di vista del tradurre questa visione di progetto solista nell'EP è stato molto semplice. Ho subito scelto di puntare su 3 pezzi, un numero di pezzi realizzabili realisticamente. Ho deciso su cosa sarebbe puntato ogni brano in termini sia di armonia che di suoni, in modo da riprendere alcuni riferimenti musicali che mi sono più cari negli ultimi anni. E poi in termini di stesura, come dicevo prima, il processo era soprattutto quello di salvare tutto quel materiale che potesse coprire in qualche modo un criterio, a mio avviso, utile rispetto alla direzione del progetto. Quindi
Concretamente durante un viaggio, sempre in Uganda fra l'altro, mi sono messo con un pezzo di carta a scrivere alcuni riferimenti per ogni brano, per esempio il tipo di suono, il tipo di armonia e il tipo di tensione armonica che doveva esserci nei diversi punti. Poi quando sono tornato mi sono messo con Logic, con il PC, con la tastiera, registravo quello che suonavo improvvisando e poi ho salvato i vari pezzi che ritenevo più significativi per quello che si stava andando a scrivere. E il tutto ho visto che è stato molto efficiente anche. Penso di aver scritto tutto nel giro di 3 settimane attraverso 8 o 10 aperture del programma in circa 8 ore. In termini di riferimenti musicali nella stesura faccio fatica a riconoscere una visione del progetto complessivamente in qualche tipo di genere, lo lascerò fare a chi lo ascolterà. Mi è molto semplice riconoscere quelli che sono i riferimenti musicali nei brani. Sicuramente una parte di piano jazz alla vecchia maniera, che è stato un po' anche l'elemento che mi ha fatto partire un certo tipo di stesura dei pezzi, basati più su quello che improvviso anziché su quello che posso pensare di scrivere a tavolino. Sicuramente posso identificare un certo tipo di passione per quell'ambient minimalismo di Tim Hacker. Un altro forte riferimento è quello dei suoni vintage anni 70, quindi con questi organi molto ben presenti, il Rhodes che a me piace moltissimo. In ultima vorrei dare un po' di tributo anche a quella che è la parte più vocale attraverso il dream pop, la slow dive, Cigarettes After Sex, i Cocteau Twins e questi tipi di suoni molto eterei che aprono molto sull'ascoltatore, magari anche perdendo un po' in precisione in attacco.